tutti e bentornati su Kate & Made. Oggi andremo a realizzare un nuovo progetto. Protagonista del progetto di oggi è questo zainetto. Sono soddisfattissima del risultato, mi piace tantissimo. Per questo progetto ho utilizzato il punto caramella che abbiamo già visto in un altro progetto passato, ma lo rivedremo molto velocemente anche in questo tutorial. Per realizzare questo zainetto ho utilizzato tutti i materiali di Tutti a Mano Luisa, di cui vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, ed ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato circa 500 g di tripolino catenella medio nella variante burro, un set zainetto casual chic che comprende patella, bretelle, fondo e chiusura ovviamente, uncinetto 3,5, ago tirafettuccia e possiamo partire subito col tutorial di oggi. Partiamo dal fondo, mi aggancerò con il filo sul lato più lungo nella parte centrale, questa diventerà la parte retro del nostro zainetto. Mi faccio il cappietto iniziale e andrò semplicemente a lavorare delle maglie basse all'interno di tutti i fori, quindi punto l'uncinetto e lavoro la prima maglia bassa. All'interno dello stesso foro vado a lavorare anche un'altra maglia bassa e questo procedimento lo farò per tutti i fori tranne nella parte stondata del fondo dove andremo a fare l'aumento. Bene, in questa parte andrò a lavorare 3 maglie basse, 3 maglie basse, 3 maglie basse. In questo modo, a questo punto procedo lavorando 2 maglie basse per ogni foro. Quando arrivo alla parte stondata, quindi in questi 3 fori, vado a lavorare di nuovo 3 maglie basse in questi 3, poi procedo lavorando 2 maglie basse e di nuovo 3 maglie basse nei 3 fori che si trovano sulla parte più stondata del fondo, e comunque il procedimento va ripetuto per tutti gli angoli per quanto riguarda gli aumenti, mentre sugli altri fori semplicemente 2 maglie basse. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo a fine giro. Una volta terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto. In questo modo e procediamo lavorando il solito giro di maglia bassa in costa retro, quindi faccio una catenella e vado a lavorare in costa retro prendendo solo la metà catenella dietro una maglia bassa in ogni punto. Se nel vostro caso fosse necessario potete anche andare a lavorare degli aumenti sugli angoli in base al vostro modo di lavorare o al filato che state utilizzando.
Ok, terminato il giro, chiudiamo sempre con una maglia bassissima, in questo modo, e a questo punto inizieremo la lavorazione vera e propria del corpo borsa. Potete utilizzare la lavorazione al punto che preferite, io utilizzerò il punto caramella, che è un punto che abbiamo già visto in altri miei progetti passati, ma ovviamente lo rivediamo molto velocemente. Quindi ci alziamo facendo 3 catenelle, quindi questa ci sostituirà la prima maglia alta e andiamo a lavorare una maglia alta nel punto successivo. A questo punto, intorno a questa maglia alta dobbiamo andare a lavorare un punto puff. Quindi carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto tra le 3 catenelle e la maglia alta e prendiamo il filo. Ripetiamo questo procedimento per altre 3 volte. Dobbiamo avere sull'uncinetto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 asole tutte sull'uncinetto. Le andiamo a chiudere tutte insieme. Poi saltiamo il punto successivo sottostante e andiamo nel successivo. Lavoriamo una maglia alta. E questo sarà il risultato. Io ho fatto una piccola variazione nel punto puff, ovvero ho aggiunto una gettata rispetto alla lavorazione che ho usato per l'altra borsa su cui ho lavorato questo punto, semplicemente perché questo filato che sto utilizzando è più sottile rispetto a quello e quindi per far venire bene il punto ho aggiunto una gettata in più. Quindi in base al filato che utilizzate, se utilizzate un filato più spesso rispetto al mio, andate a diminuire le gettate perché comunque il punto puff deve restare orizzontale. Quindi detto questo, procediamo, lavoriamo una maglia alta nel punto successivo e andiamo a ripetere il procedimento. Quindi andiamo a lavorare un punto puff intorno a questo punto. In questo modo saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo una maglia alta. Questo è il procedimento che andiamo a ripetere per tutto il giro, ne facciamo un altro insieme e poi vi lascio continuare da sole. Quindi punto alto nel punto successivo, punto puff intorno alla maglia alta appena lavorata, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta. Quindi continuiamo così e ci vediamo a fine giro. Bene, ho terminato il giro, lo vado a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto in questo punto. In questo modo. Ho fatto comunque un punto puff anche se non avevo poi la maglia da saltare, ma sono andata poi a chiudere qui nelle 3 catenelle. A questo punto dobbiamo passare al secondo giro. Il procedimento sarà lo stesso di quest'ultimo appena lavorato, quindi partiamo sempre con le 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta. Dopodiché lavoro una maglia alta su questo punto qui, e poi vado a lavorare il punto puff intorno alla maglia alta appena lavorata.
maglia alta nel punto successivo, quindi sopra la maglia alta che abbiamo nel giro precedente, maglia alta nel punto successivo, di nuovo punto puff intorno alla maglia alta appena lavorata, in questo caso saltiamo un punto e dobbiamo andare a lavorare la maglia alta sempre sulla maglia alta sottostante. Quindi poi si procede, maglia alta sulla maglia successiva, punto puff, maglia alta sulla maglia alta successiva sottostante. Quindi si procede così per tutto il giro e per i prossimi giri che troverete indicati qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza che raggiungerò. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Bene, una volta raggiunta l'altezza, questo sarà il risultato. Io ho lavorato 15 giri ed ho raggiunto circa 27 cm. A questo punto ho chiuso il giro, non fate caso all'imbottitura. Comunque la lavorazione resta molto morbida, quindi se non gradite la lavorazione morbida potete tranquillamente irrigidirla con la rete. Trovate comunque vari tutorial dove ho spiegato questo procedimento sul mio canale. A questo punto, quindi, dopo aver chiuso quest'ultimo giro a punto caramella, vado a lavorare un ulteriore giro a maglia bassa. Quindi procedo facendo una catenella ed una maglia bassa per ogni punto sottostante. Terminato il giro chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto e andiamo a completare con un ultimo giro di maglia bassissima in costa retro. Quindi facciamo sempre una catenella, punto l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro e lavoriamo una maglia bassissima, così per ogni punto sottostante. A questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Bene, ora dobbiamo andare ad applicare la patella, quindi pieghiamo il fondo in questo modo e per centrare la patella ci regoliamo con il fondo, quindi lo posiziono in questo modo e cerco di centrarlo. Direi che così può andare bene. Ho 4 caramelle da un lato, 4 caramelle dall'altro, tra virgolette, parlo di questi punti qui. Quindi per quanto riguarda l'altezza invece mi regolo sempre con i punti. Calcoliamo che vado a fissarlo esattamente sotto il giro di maglia bassa e prendo metà caramella. Metto dei marcapunti così
non mi confondo. Andiamo a fissare il filo all'interno della borsa e poi andiamo a cucire entrando ed uscendo dai fori e dal corpo borsa. È un procedimento che non so se riesco a mostrarvi per bene in video, però ci proviamo. Come ho già detto, mi fisso il filo all'interno . Allora, iniziamo la nostra cucitura, quindi punto l'ago all'interno del foro della patellina e entro anche nel corpo borsa. Faccio la seconda passata, quindi esco di lato . E rientro nello stesso foro. Punto l'ago più avanti ed esco dal secondo foro . E procederò così fino all'ultimo foro, poi io farò la seconda passata, quindi ritorno indietro e vado a bloccare il filo da dove sono partita. Bene, terminata la cucitura, a questo punto blocchiamo per bene il filo all'interno e andiamo poi a cucire anche le bretelle sulla base della borsa. Per cucire le bretelle ci aiutiamo sempre con il fondo. Una bretella l'ho già cucita, in realtà ho fatto tutto con l'uncinetto. Se volete semplificare il tutto potete tranquillamente utilizzare un moschettone tondo, lo fate passare tra le maglie e poi agganciate l'anello a D. Io in realtà lo vado appunto a cucire con l'uncinetto e con lo stesso filato. Questa parte qui dritta la vado a cucire sul fondo, mi tengo il filo sull'uncinetto, posiziono l'anello dove lo devo andare a cucire. Io esattamente lo dovrò cucire qui perché l'altro l'ho cucito esattamente nel foro prima dell'aumento, quindi qui mi ritrovo l'aumento in questo punto, quindi vado a cucirlo qui e combacia perfettamente con la parte superiore, anche se voi non lo vedete. E cosa vado a fare?
prendo la solina libera della maglia che ho lasciato nel giro di maglia bassa in costa, abbiamo lasciato una maglia libera, però devo prendere anche l'altra metà catenella che ho lavorato in questo modo, così avrò preso tutta la maglia. Punto l'uncinetto anche nell'anello e vado a lavorare una maglia bassa. Poi procedo, punto l'uncinetto nella maglia successiva e ripeto lo stesso procedimento, quindi devo prendere tutta la maglia in questo modo, punto l'uncinetto anche nell'anello e lavoro una maglia bassa. Dovrò ripetere questo procedimento per altre 2 volte. A questo punto faccio una catenella, taglio il filo e vado a bloccare per bene il filo tra le maglie, dobbiamo bloccarlo per bene. A questo punto non ci resta che applicare la chiusura ed avremo terminato. Ovviamente poi potrete foderare perché in questo caso con questo set vanno applicati prima gli accessori e poi infine la fodera, visto che comunque vanno cuciti. Ho piegato la borsa in questo modo, ho piegato la patellina come vorrei, come andrà chiusa. E in questo modo posso centrare poi la chiusura. Poi vado a bloccare il filo all'interno e vado a cucirla. Questo procedimento lo salto, non ve lo mostro perché comunque è lo stesso che abbiamo utilizzato per la patellina. E questo sarà il progetto finito. Io sono molto soddisfatta del risultato finale, spero che piaccia anche a voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Questo è quello che mi resta di una rocca, volendo ci potete fare magari un portamonete da abbinare al progetto. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati sono di Tutti a Mano Luisa, trovate il link per l'acquisto nel box informazioni qui in basso. Fatemi sapere con un commento o con un pollice in su se questo progetto vi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial ed attivate la campanellina così riceverete le notifiche appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto io vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!